Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo tutorial. Oggi andremo direttamente avanti con il lavoro già iniziato in passato appunto sul nostro nuovo gioco Unreal Engine 5.7 dove appunto abbiamo già creato qualcosina, abbiamo impostato bene il progetto e abbiamo iniziato a lavorare sul nostro menu di lobby. Quindi abbiamo, come andiamo subito a vedere, creato appunto due squadre, abbiamo già diviso i giocatori per due squadre senza l'utilizzo dei widget. Abbiamo quindi una squadra rossa e una squadra verde che dopo un breve lasso di tempo appunto viene trasferito nella mappa di gioco, quindi qui poi siamo liberi di giocare ed è tutto replicato in multiplayer. Quello che volevamo fare, come dicevamo nello scorso tutorial appunto, adesso è andare a creare un timer che indichi quando trasferire i giocatori da un quadro all'altro. Al momento stiamo usando un semplice delay, quindi dopo un breve lasso di tempo appunto verremo trasferiti, ma vogliamo creare appunto un timer visivo per insomma proseguire un po' correttamente con le dinamiche dei giochi anche più moderni. Quindi quello che facciamo oggi non è ancora creare il timer, perché per crearlo dovremo un po' preparare diciamo il campo di battaglia, così come vogliamo chiamarlo, nel senso che dovremo iniziare a creare dei widget e degli HUD appunto che riportino sullo schermo dati importanti del gioco, come per esempio il timer. Andremo a creare quindi il nostro HUD, andremo a creare il nostro conteggio dei giocatori che sono attualmente in partita quando il gioco inizia. Andremo a riportare il dato sullo schermo, quindi vedremo i giocatori che entrano e che escono, e soprattutto poi questo dato ci servirà per il tutorial successivo, che sarà quello di appunto creare questo nostro timer che gestirà quindi l'ingresso nella lobby. Il numero dei giocatori ovviamente sarà essenziale, perché il timer magari lo possiamo far partire quando c'è almeno un numero minimo di giocatori presenti. Poi gestirà l'inizio della partita quando saremo trasferiti nella mappa di gioco, e poi gestirà anche, ci sarà un timer anche per gestire la durata della partita effettiva. Quindi il timer è una cosa abbastanza fondamentale in quasi tutti i giochi, diciamo. Ok, quindi iniziamo subito, andiamo direttamente a lavorare su Esplora contenuti. Andiamo a creare la nostra cartella widget, quindi nella nostra game folder andiamo sulla cartella blueprint, perché appunto i widget che trattiamo sono dei blueprint, e creiamo una nuova cartella chiamata appunto blueprint widgets. L'apriamo e all'interno possiamo creare due voci, quindi altre due nuove cartelle, una che la possiamo chiamare blueprint UTS, che conterrà appunto la nostra logica blueprint che porterà in gioco sullo schermo il nostro widget, e una cartella che la possiamo chiamare widget blueprint widgets. Ok, quindi prima cosa andiamo a creare il nostro HUD. Apriamo, andiamo nella nostra classe blueprints, tutte le classi, e qui scriviamo HUDs. Va bene, HUDs, il primo, questo qui, seleziona e lo possiamo chiamare blueprint HUD lobby. Ok, questo servirà appunto per portare in gioco il widget all'interno della nostra lobby. Quindi come prima cosa possiamo andare nel nostro menu lobby, no scusate, nella nostra mappa menu lobby, andare su impostazioni mondo e qui andare a selezionare il nostro game mode. Quindi lo apriamo, e qui nella tendina laterale impostate qua la prima voce self, e qui possiamo andare a inserire il nostro HUD, quindi HUD lobby. Ok, possiamo verificare, salviamo tutto, che sia inserito anche qua in automatico, altrimenti aprite la tendina e inseritelo. E adesso dobbiamo però portarlo in gioco, nel senso che questo HUD è un blueprint che viene chiamato, ma è ovviamente vuoto. Quindi lo andiamo ad aprire, quindi torniamo sul nostro HUDs
e lo apriamo, selezioniamo qua e ok, possiamo chiudere anche le pagine che non ci servono. Quello che ci serve appunto è il nostro event begin play, quindi possiamo cancellare anche questi dati e per portarlo in gioco tutto praticamente viene gestito dal controller, quindi la prima cosa che facciamo è andare a cercare get player controller, lo andiamo a validare altrimenti ci dà errore, quindi is valid. Una volta che il nostro player controller è valido, controlliamo se ha il nostro player controller locale, ok? Perché altrimenti creerebbe problemi a livello multiplayer. Quindi scriviamo is local controller e con un branch andiamo a vedere se è vero o falso. Colleghiamo e qui andiamo a creare il nostro widget. Quindi scriviamo create widget, quindi solamente se il controller è valido e solamente se è controllato localmente, altrimenti non funziona. E qui dobbiamo cercare il nostro widget che ora andiamo a creare. Qui possiamo creare una variabile del widget che ne uscirà. Questa probabilmente ce la farà cambiare dopo, ma creiamola già perché sennò poi ci dimentichiamo. Possiamo chiamarla widget blueprint wood lobby e lo portiamo sullo schermo, quindi add to viewport. Ok, adesso quello che ci manca appunto è creare proprio il nostro widget, quindi torniamo alla nostra cartella esplora contenuti, cartella widget, widget blueprint e qui andiamo a creare il nostro widget, quindi blueprint, no scusate, non so se riesco a vederlo perché sono fuori inquadratura, comunque interfaccia utente blueprint widget, user widget, widget blueprint e qua possiamo chiamarlo wood lobby. Possiamo aprirla e qui andiamo a semplicemente per il momento andare ad aggiungere sicuramente un nostro canvas in modo che ci dà la dimensione effettiva del nostro schermo e qua ora per vedere se funziona possiamo semplicemente prendere un testo, lo mettiamo un attimino al centro, lo andiamo a selezionare, size to content, in modo che prenda tutto il quadratino, lo mettiamo un secondo al centro, resettiamo tutto e lo allineiamo. Ok, questo non ci interessa se volete scrivere lobby menu, ma tanto poi lo andiamo a eliminare. Ok, adesso quello che rimane da fare è inserire il nostro widget all'interno del nostro HUD, quindi qui possiamo scrivere lobby, lo andiamo a selezionare, salviamo, ok, non ci ha dato errore, quindi l'ha creato correttamente, lo porta già sullo schermo, non ci resta altro che provare, quindi andiamo su map menu lobby e clicchiamo play. Ok, come vedete è comparso su tutti i client e quindi ce l'abbiamo diciamo già replicato correttamente, quindi chiudiamo, io intanto abbasso un attimo il numero di giocatori a 2 perché ho paura che mi crashi il video, come dicevamo siamo sempre in modalità direct play as client. Ok, quindi lo vediamo funziona correttamente. Adesso quello che vogliamo fare è iniziare a riempire il nostro HUD con dei dati importanti e la prima cosa che possiamo fare per esempio è andare a bloccare i giocatori perché ho notato prima ancora di andare a creare i dati che se io muovo i giocatori sono ancora attivi. Ok, questo qui è una cosa che ovviamente vogliamo subito andare a bloccare. I giocatori devono ovviamente essere attivi solo nella mappa di gioco, non nella lobby menu. Quindi, prima cosa, andiamo a bloccare anche i nostri giocatori. Quindi, torniamo al nostro game mode,
lo apriamo. Per bloccare il nostro menu cosa dobbiamo fare? Andare a lavorare sul nostro player controller personalizzato. Ne abbiamo già creato uno, lo andiamo ad aprire. Al momento non c'è niente, l'abbiamo creato semplicemente per la questione della telecamera. Chi non avesse seguito i passaggi precedenti, per avere la telecamera frontale abbiamo dovuto appunto lavorare comunque su il nostro player controller con delle spunte. Ok, quindi lo andiamo ad aprire l'editor completo e adesso invece lavoriamo direttamente proprio all'interno del graph. Possiamo un attimo anche togliere l'event tick, possiamo anche sganciare un attimo il parent che per il momento non ci serve. Il parent serve per utilizzare i dati del genitore, quindi del player controller che c'è sopra a questo player controller, e ci servirà, ricordatevelo, dopo quando passeremo alla mappa di gioco, altrimenti se non ereditiamo i controlli principali il giocatore non si muoverà, rimarrà immobile. Quindi event begin play, quello che dobbiamo fare è semplicemente intanto abilitare il nostro mouse, quindi set show mouse cursor, ok, lo andiamo ad abilitare. In questo modo già utilizzeremo il mouse anziché la tastiera o gli input generali per far muovere il nostro personaggio, e poi aumentiamo anche il nostro controllo con set input we only. Ok, quindi diciamo che quando usiamo il mouse lo usiamo semplicemente solo per i widget, quindi non possiamo più muovere il giocatore. Ok, come player controller che ce lo chiede direttamente, come vedete non c'è il self di fianco, scriviamo noi self. Ok, quindi andiamo a usare il player controller stesso. Il controller, come abbiamo visto, è già impostato all'interno del game mode, non ci resta altro che provare, quindi clicchiamo play. E come vedete adesso si è fatta una prova, il giocatore non può più muoversi, ok? E abbiamo il nostro menu in vista, mentre qua nella mappa diciamo di gameplay invece siamo ancora bloccati. Perché? Perché dobbiamo andare a sbloccarlo, a dirgli che non siamo più in game Wii only, ma in game, cioè non siamo più in Wii only ma in game mode only, quindi dovremo poi andare a sbloccarlo. Lo faremo successivamente quando poi passiamo tutti i dati. Al momento occupiamoci della lobby, ok? Però se vi chiedete come mai poi non si muove, il motivo è quello. Ok, altra cosa che possiamo fare, appunto, come dicevo, andare a riempire a questo punto il nostro HUD. E per farlo, per esempio, io avevo in mente di iniziare a creare dei piccoli blocchi, dei piccoli moduli da inserire all'interno del widget, in modo da non intasare il widget stesso e poterli gestire singolarmente, e quindi poterli anche utilizzare su diversi widget. Quindi quello che facciamo è andare su Esplora contenuti, nella nostra cartella widget blueprint. Qui possiamo anche creare un'altra cartella chiamata blocks, per esempio widget blueprint blocks. Andiamo a creare i nostri blocchi, quindi apriamo, andiamo di nuovo su interfaccia utente, blueprint widget, user widget, e questo per esempio lo possiamo chiamare widget blueprint map name. Ok, possiamo andare subito, per fare una cosa molto rapida, a ricreare il nome del nostro, della nostra mappa. Lo facciamo in modo modulare, quindi facciamo in modo che in qualsiasi mappa entriamo lui riprenda il nome di quella mappa e ce lo riporti sullo schermo senza doverla stare a scrivere ogni volta. Lo facciamo in maniera automatica, quindi lo possiamo aprire. Qui non abbiamo bisogno di un canvas, prendiamo direttamente un bordo e prendiamo direttamente un testo, non ci serve altro. Ok, e qui nella tendina in alto, se riesco a farvela vedere, andiamo a scegliere desired on screen, scusate. Ok,
Ok, andiamo a vedere la nostra scritta perché al momento non si vede nulla, quindi andiamo su bordo, andiamo su brush color, la impostiamo abbastanza bassa in modo che possa risaltare il nostro testo che al momento è in bianco. Possiamo anche diminuirlo un po' tipo a 0,3 giusto per dargli un po' di sfondo. Qui possiamo andare ad aggiungere un nostro testo con scritto eh, level name, tanto per averla cambiato scrivete quello che volete e mettiamo magari un padding di 10. Gli possiamo dare il solito colore che usiamo, che sto usando normalmente per continuare, diciamo, a tenere continuità all'interno del progetto. E volendo possiamo anche andare un po' ad abbellire anche il bordo, quindi possiamo andare a creare sull'aspetto brush, qui all'interno di questa tendina rounded box, outline setting, possiamo mettere una curvatura di 15, poi decidete voi come farla, per me 15 va già bene. Possiamo mettere un contorno per esempio di 2 e andare ad aumentare ovviamente la visibilità a 1, l'alfa 1, e qua possiamo inserire per esempio di nuovo il nostro colore. Ok, siamo a 95, 1 e qua lo aumentiamo. Ok, perfetto. Possiamo anche metterlo a 1. Ok, e qui abbiamo il nostro primo blocchetto. Questo qui possiamo anche andare ad aumentare un pochino il padding, per esempio sinistra e destra a 20, in modo che sia un po' più regolare. Quindi possiamo andare nel grafico, possiamo cancellare tutto tranne l'Ever Construct che ci serve. E qui possiamo andare a cercare il nostro nome del livello. C'è proprio un blocchetto apposta che si chiama get current level name, ok? E da qui lo andiamo ovviamente ad impostare all'interno del nostro level name. Quindi level name lo selezioniamo, qui possiamo chiamarlo level name e ne creiamo una variabile. Ok, gli diciamo che sì, è una variabile. Lo compiliamo e torniamo nel nostro grafico. A questo punto ci dovrebbe comparire tra le variabili. Lo prendiamo, lo mettiamo qui al centro e di questo vogliamo ovviamente settarne il testo, quindi facciamo set text. Lo colleghiamo e ora dobbiamo collegare l'uscita, quindi prendere quale dobbiamo sapere a quale livello siamo entrati. Lo trasferiamo da stringa a name, scusate, da stringa a text, quindi to text, altrimenti non vi funziona, e questo testo lo andiamo a inserire qui. Ok, adesso non ci resta che prendere il nostro blocchettino e andarlo a inserire nel nostro HUD. Quindi apriamo il nostro HUD che avevamo prima. Sto registrando in formato piccolo e non trovo gli spazi perché altrimenti mi crasha il video. Quindi il nostro diciamo la nostra scritta che abbiamo usato prima per vedere se funzionava la possiamo anche eliminare, non ci serve più. Qui in alto andiamo a cercare il nostro HUD, quindi scriviamo widget blueprint. Vi dovrebbe uscire il vostro widget map name, level name, come volete, ora per rinomino tutto con più calma. Lo selezioniamo, come vedete fuori dai bordi, quindi lo andiamo ad inserire nei bordi corretti, quindi size to content, e qui lo possiamo muovere. Al momento possiamo metterlo per esempio qua in basso, azzeriamo tutto in modo che vada nella sua posizione corretta e utilizziamo un allineamento di 0,505. Ok, adesso possiamo anche spostarlo manualmente, per esempio metterlo circa qua, poi la gestiamo bene. Ok, quindi qua in fondo nell'angolo in basso dovrebbe apparire il nome della mappa. Possiamo andare a fare una piccola prova, quindi clicchiamo play
ed esattamente ci troviamo in map menu lobby. Ok, ora se poi questo dato lo inseriamo anche nell'HUD del quadro gameplay, qui verrà scritto map gameplay e quello che sia, eccetera eccetera. Ok, quindi questo è il primo passaggio un attimino per capire i blocchetti. Abbiamo già creato qualcosa di carino, quindi quando entriamo cioè abbiamo appunto la possibilità di sapere in che mappa ci troviamo. Per creare l'HUD potrebbe essere una cosa interessante, soprattutto per i cambi di livello, quando passiamo da un livello all'altro. Poi potete anche farlo sparire, non è problema. Ok, ora voglio creare un altro passaggio, quindi voglio fare lo stesso, fare un blocchetto come questo, in cui andiamo ad inserire quanti giocatori sono presenti all'interno della partita e voglio dividerli anche per squadra, quindi voglio sapere di quei giocatori quanti giocatori appartengono alla squadra 1 e quanti appartengono alla squadra 2. Quindi andiamo ora a fare il conteggio dei giocatori. E un'ultima cosa che volevo fare prima di passare al blocco successivo era un attimo dare una sistemata diciamo a tutti i nomi dei progetti che abbiamo creato. Quindi entriamo in Blueprint Widget. Questa cartella invece possiamo chiamarla, invece che widget, la possiamo rinominare come Widget Blueprint UTS, perché effettivamente sta contenendo tutti i nostri dati solo per gli UTS. Ok, e poi all'interno abbiamo ovviamente il nostro HUD lobby, che sarà l'HUD generale, e tutti i blocchi che andranno dentro questo HUD o altri blocchi. Quindi apriamo anche questo. Volevo anche rinominare questo file e lo chiamiamo widget blueprint block level name. Ok, quindi detto questo ci stiamo, ora ci dirigiamo diciamo a creare il secondo blocchetto, quello con il conteggio dei nostri giocatori. Taglio qua un attimo il video, ci vediamo nel prossimo appunto per fare questa nuova parte. A presto e grazie per aver visualizzato.